Il giocattolo del Made in Italy si sta rompendo. In questo video vado a spiegarti proprio quali sono state le dinamiche che hanno portato ai compromessi, alla perdita di valore e a tutto quello che sta accadendo attorno al Made in Italy. Il Made in Italy è molto poco tutelato. Ci sono delle leggi, ma ci sono delle legislature che sono così ampie che viene difficoltà pure a capire quali sono gli argini. Quindi la legge non è dalla nostra parte. Dall'altro lato, con gli anni si è fatto carne di macello, quindi il Made in Italy è sempre di più diventata una questione territoriale, quindi dove si produce, cioè almeno quando si è cominciato ad usare, questo era il senso, dove si producono i prodotti, e quindi il know-how, le competenze avevano un valore, ma avevano un valore perché erano ingabbiate nell'idea che il territorio italiano fosse artigianale e che quindi riportasse tutte queste voci. Col tempo poi cosa è successo? Che questa forma, questo brand, che è uno dei brand più potenti al mondo, il Made in Italy, ha cominciato a sfumare, ha cominciato a diventare sempre di più un'etichetta. Questo perché molti hanno dato la colpa ai cinesi e in realtà io ti dico che i cinesi in questo non c'entrano proprio nulla, o meglio, facciamo un passetto indietro, perché le aziende sono andate a produrre in Cina. Per nascondere questa cosa hanno usato le leggi che ci sono per orientarsi, diciamo, in un senso o nell'altro, quindi producevano in Cina, se una parte era fatta in Italia si poteva scrivere Made in Italy. Col tempo cosa è successo? Che la gente che all'inizio ero fuori, che leggeva Made in Italy o Made in Cina, non faceva differenza, ha cominciato a diventare sempre più informata perché è stata l'era di internet. Quindi dopo la fine degli anni 90 la gente ha cominciato a capire quanto fosse importante quello che stavano comprando e dove si produceva. Allora i cinesi cosa hanno fatto? Capendo in anticipo questa cosa, hanno cominciato a venire loro in Italia perché hanno capito che la territorialità dove si svolgevano le produzioni era importante. Sono arrivati nel periodo in cui le aziende italiane, che avevano avuto lo strapotere fino a quel momento, poi con l'avvento delle produzioni che si erano spostate in Cina, hanno cominciato a perdere clienti, e la cosa più idiota che hanno potuto fare è abbassare i prezzi e quindi cercare di mettersi a livello delle aziende cinesi, che era impossibile perché ci sono tutta un'altra serie di parametri che non ti spiego in questo video. Anziché alzare i prezzi e posizionarsi come brand altissimi e vendere prodotti molto più di alta fascia, hanno cominciato ad abbassare i prezzi. A un certo punto, arrivati con l'acqua alla gola, sono arrivati i cinesi e le hanno comprate. Aziende italiane con nomi italiani hanno cominciato a produrre in Italia, 1, 2, 3, 4, insomma si sono allargati a macchiato, anche perché i cinesi insomma non fanno tanto rumore, quindi te ne accorgi che ci sono il momento che sono diventati una marea, ma altrimenti difficilmente. Ma non era un discorso riferito a loro, perché loro hanno fatto una cosa che commercialmente avremmo dovuto fare noi e loro sono stati molto più in gamba di noi in questo senso. Quindi acquistano le aziende italiane, cominciano a produrre qui. I consumatori però stanno diventando sempre più informati e non basta più mettere Made in Italy nelle borse, nelle magliette, perché la gente magari sa che a Prato c'è un polo intero fatto da cinesi, molti legali, qualcunino illegale, come ce ne sono a Napoli nella zona del Vesuviano, in tante altre parti d'Italia. Quindi la gente cerca altre informazioni, vuole sapere chi è che produce le borse, chi è che produce quella determinata cosa, e quindi si informa e cerca una sorta di filiera certificata di cui ho parlato tanto in altri video. Per cui cosa sta diventando il Made in Italy? Il Made in Italy non è più un'etichetta, non è più una cosa territoriale, sta cominciando a diventare una competenza, una tradizione, un modo di lavorare, il tempo investito nello sviluppo di un prodotto, e questo sta trasformando il Made in Italy in dei comparti sempre più piccoli. Sembra assurdo, ma dalla globalizzazione quello che ne sta venendo fuori è che ci sono comparti di Made in Italy sempre più piccoli. Di cosa parlo? Cioè, se tu pensi a qualcosa di sartoriale, istintivamente ti viene in mente la Campania, Napoli, con tutto quello che è la sua storia, la sua tradizione, e quindi della pelletteria del lusso, degli abiti. Se ti vengono in mente le nappe, magari pensi a Solofra. Se pensi alla pelletteria del lusso intesa come sedi centrali dei brand più famosi, tu pensi a Firenze, a Scandicci, al polo toscano quando pensi a Santa Croce dell'Arno. Se pensi alle calzature magari pensi alle Marche. Quindi cosa sta succedendo? Che pian piano il Made in Italy si sta trasformando in Made in Napoli, Made in Toscana, Made nelle Marche, insomma, è così. Col tempo il Made in Italy si sta dividendo in piccoli made di qualcosa. Questa è un'opportunità
se viene sfruttata bene dai territori e se si comincia a far rete e a dare la percezione che sono le aziende in regola, le aziende oneste, le aziende che fanno rete, che si promuovono attraverso quella che sono state sempre le loro competenze e che continuano a portare avanti. Ora io ti chiedo, ma tu sai davvero chi ti produce le tue borse? Sai davvero la borsa che hai acquistato, dove è stata prodotta e chi te l'ha prodotta? Comincia a chiederle anche tu queste cose. Se ti è piaciuto questo video condividilo e iscriviti al mio canale YouTube. Ciao!